Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2025. Ok ragazzi, abbiamo la carta della forza. È una carta molto positiva perché ci parla di apertura del cuore, dell'effettuare delle scelte ed è anche una carta che parla di forza di volontà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste per caso completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono, e in più ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono tre. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Tenete presente che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio di gennaio 2026. Comunque anche di quello c'è il link sotto nella descrizione del video e la spiegazione sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, partiamo con un 4 di spade. Abbiamo un'imperatrice, un 2 di spade, re di spade, 5 di pentacoli, 7 di bastoni, il matto, regina di bastoni e asso di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento generale del mese e dopo andrò a fare i vari esempi per il lavoro, l'economia, l'amore, la famiglia, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo 4 di spade, che è una carta che mi parla di un certo isolamento che potreste vivere a inizio mese. Re di coppe e fante di spade. Credo che stiate prendendo distanza da qualcuno. Andiamo a vedere l'imperatrice. 5 di spade, asso di coppe e carro. C'è come una serie di carte che mi parlano di una confusione sulla prossima mossa da fare. Probabilmente questo 4 di spade vi parla appunto di quella fase di ritirata proprio per pensare a come muovervi nel futuro. Io credo che sia inerente una situazione affettiva, tutto questo movimento, quindi potreste ritrarvi da qualcuno e cercare anche quale possa essere la mossa migliore da fare dopo. Andiamo a vedere il 2 di spade perché anche il 2 di spade mi parla di dubbi, di conflitti, di un bivio. Abbiamo un cavaliere di coppe e un 7 di pentacoli. È come se effettivamente riceveste una proposta, potrebbe anche essere una controproposta, però con questo 7 di pentacoli, ragazzi, è come se qualcuno dicesse no, aspetta un attimo, fammi riflettere, non è ancora il momento, le cose non sono ancora abbastanza mature. Potrebbe essere questo cavaliere di coppe un'offerta di aiuto.
Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo un 9 di spade, la temperanza, un 10 di bastoni e un 3 di spade. Come se dettaste certe regole ad un certo punto. Cioè, siccome ci sono questi pensieri vecchi, remoti direi, del 9 di spade, avendo anche la temperanza e il 10 di bastoni, qui è come se vi dicessero che è ora di tagliare con certi carichi, con certe obbligazioni, con certe responsabilità, anche con certi pensieri. Il penso di dover essere io a fare questa cosa, penso di dover essere io a dover, non lo so, tirare la carretta. E questo re di spade viene proprio per aiutarvi a tagliare questi comportamenti, queste responsabilità che vi caricate che non sono vostre, potrebbero essere aspettative, potrebbero essere proprio incarichi che vi siete presi al posto di qualcun altro e che è ora di restituire al mittente. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, 10 di pentacoli e re di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 7 di bastoni, mago, forza e 4 di bastoni. E che secondo me potreste passare, ragazzi, in un periodo un po', come vi posso dire, un po' di carenza, ma io credo che sia dovuto a questo taglio che farete, o a questo riaggiustamento, se vogliamo, che andrete a fare. Vi dico, poi qua abbiamo un set di bastoni che mi dice che è come se stesse cercando in ogni modo di portare avanti le vostre idee. E vi dico, c'è anche un mago e un 4 di bastoni, quindi in qualche modo un certo tipo di stabilità potreste anche pensarla, programmarla, attuarla anche. Andiamo a vedere il matto però, perché è una carta che mi parla di qualche nuovo inizio. 8 di coppe, scusate, di pentacoli e 5 di bastoni. Io credo che qualcuno si sposterà o sì da questo tipo di ideologia. Non sarà semplice, però ragazzi, sia con l'asso di denari che con il matto, e poi avete anche un asso di coppe qua, secondo me ci sono dei nuovi inizi in vista. Andiamo a vedere la regina. Ok, 5 di pentacoli. Regina di spade, datemi 2 carte anche per l'asso di coppe. 4 di coppe. E fante di bastoni. Allora, qui io credo che ci sia la forza perché è come se vi incitassero ad andare avanti nonostante gli alti e i bassi del periodo. Devo dire che comunque la lettura finisce abbastanza bene, non benissimo, perché avete il 5 di pentacoli che si ripete 2 volte, però è anche vero che c'è un asso di coppe, come se ci fosse una nuova speranza, un nuovo inizio, qualche cosa che dà la possibilità di uscire dalla posizione in cui siete. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Secondo me, se siete senza lavoro, ragazzi, è un periodo un po' difficile. Non credo che possiate trovare un nuovo lavoro stabile, però sì che qualche cosa di nuovo inizia. Potrebbe non essere esattamente vicino a voi, quindi potreste dovervi spostare con la macchina, con il treno, cioè sento come se appunto ci fosse la necessità di muoversi per riuscire a raggiungere questo lavoro. Potrebbe non essere un lavoro, come vi posso dire, in regola, potrebbe essere un lavoretto così,
Non è esattamente quello che volete, però è come se vi permettesse di superare un po' il periodo, quindi diciamo che meglio di niente. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora ragazzi, sapete sempre che io leggo energia, che per essere effettiva la lettura bisogna che lo stesso messaggio ci sia anche nella lettura dell'ascendente piuttosto che del segno lunare, sapete, no? Io comunque ho spiegato tutto nella guida che trovate sotto, il come incastrare più oroscopi, però ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe avere un'amara sorpresa nel mondo del lavoro a novembre. Vi dico, per qualcuno potrebbe esserci proprio la rottura di un contratto, il fatto che ve ne andiate da un'altra parte, che andiate a cercare fortuna o comunque un nuovo posto di lavoro da un'altra parte. Vi dico, avete diversi assi e il mato, quindi non escludo che possa effettivamente iniziare qualche cosa. Diciamo che se vi licenziate o se vi licenziano dal posto di lavoro A e prendevate, faccio un esempio, 1500 euro, è vero che troverete il posto B, non si ha la garanzia che il clima lavorativo con i colleghi sia diverso, sia migliore, diciamo che lo stipendio non sarà esattamente quello che voi vi aspettate. Non perché vi diano uno stipendio più basso degli altri, ma perché credo che qualcuno di voi abbia come pensieri un po' utopici per lo stipendio, lo vede più alto di quello che in realtà è. Fate attenzione, vi dico, altri inizi qua ci sono verso la fine del periodo, però è anche vero che non siete in una posizione di forza, cioè rischiate di accettare poi un altro lavoro perché ne avete bisogno, non perché sia il lavoro che volete fare, ecco, e questo potrebbe lasciarvi un po' l'amaro in bocca. Ehm, Ovviamente non andrà così per tutti, ragazzi, lo sapete, però io vi dico, diciamo, la cosa più forte che sento dalle carte. Se siete autonomi, ragazzi, io ho come la sensazione che dobbiate spostarvi, dobbiate muovervi, dobbiate fare cose diverse da quelle che avete fatto fino ad adesso. Potrebbe esserci la rottura di qualche collaborazione. Vi dirò, potrebbe anche essere il licenziamento di qualche dipendente per qualcuno, che sì, effettivamente vi lascerà un po' sprovvisti, vi lascerà un po' così a bocca aperta, però ho anche la sensazione che riuscirete a riprendervi subito da questo momento di defiance, con oculatezza, con pazienza, però come l'idea che potreste dover ricominciare a fare colloqui. Mm. Vi dico anche, se fosse questo il vostro caso, potrebbe effettivamente arrivare un personaggio, mi viene da dire a salvarvi, perché è una persona energica, è una persona che sa il fatto suo, soprattutto se avete bisogno nelle pubbliche relazioni, potrebbe essere la persona ideale per l'azienda. Ok, per chi... No, parliamo di economia. Dunque, non è un periodo esattamente super abbondante, anzi avete 2 5 di pentacoli che parla sempre un po' di carenza, di perdite, di spese impreviste, però questo non vuol dire che ve la passiate male, anzi, sento che comunque a livello economico siete abbastanza tranquilli, abbastanza protetti nel mese di novembre. L'unica cosa che mi viene da dire è fate attenzione alle spese superflue perché se ne fate diverse potrebbero portarvi fuori budget. Quindi piuttosto stabilite un budget prima, a preventivo si dice, no? Fate un budget preventivo, cioè non lo so, nel mese di
anche lì dipende da quando vi pagano, da quando prendete lo stipendio. Nel mese di novembre X va per le spese fisse, X va per, non lo so, i risparmi, i progetti, X me lo posso spendere come voglio. Ok, andiamo con la parte romantica della lettura, parliamo di amore. Dunque, ragazzi, molti di voi arrivano, secondo me, da una fase dove non si sentono capiti, dove non si sentono apprezzati, dove non si sentono considerati, dove non si sentono. Si tratta, con la carta della forza, nel mese di riuscire, diciamo così, a riprendervi un po' il vostro potere personale, il vostro orgoglio, il vostro amor proprio anche. Allora, se siete single potrebbe effettivamente entrare una persona, però è come se fosse un inizio molto lento, con passo felpato. Mm, devo dire che non siete proprio in un momento di completa apertura nei confronti del mondo e quindi potrebbero esserci come dei tira e molla, no? Magari non lo so, come vi posso dire? Vi corteggiano alla distanza, magari prima con qualche sguardo, poi con qualche sorriso, però è come se fosse difficile penetrarvi nel mese di novembre. Ehm, diciamo che la stesa finisce con un asso di coppe, il che promette bene. Però io ho come la sensazione che non dobbiate aspettarvi che sia l'altra persona a risanare quella parte dentro di voi che in questo momento è in confusione, che non sa dove andare, che non sa cosa fare, che non sa neanche più cosa è giusto da che cosa è sbagliato. Cioè, nel senso, è come se aveste bisogno prima di ritrovare un vostro punto fermo e poi di, diciamo così, potete permettervi di frequentare gli altri. Questo perché se non siete abbastanza fermi, se non siete abbastanza piantati sui vostri piedi, qualsiasi altra persona incontriate, tenderete a fondervi con l'altra persona e a perdere un po' la vostra individualità. Questo ve lo dico perché i 2-5 di coppe parlano di codipendenza. La codipendenza è proprio il non mettere i limiti e fondersi troppo nell'altro. Mangiare quello che mangia l'altro, uscire con le amiche della compagna, della fidanzata, piuttosto che il mio colore preferito è il tuo colore preferito. Insomma, si perde di vista chi si è. Quindi l'unica cosa che mi... Anche perché qui avete la regina di spade al contrario, quindi si tratta proprio di mettere dei paletti. Non essere così tanto flessibili, insomma. Per le persone che sono in una relazione, anche qui le cose non è che filino tanto lisce, potrebbero esserci delle discussioni, potreste sentirvi soli, non compresi, non capiti. Ehm, è una cosa che vedo un po', diciamo a livello globale, a livello di relazioni in generale. Però è anche vero che con questo re di spade poi metterete come dei paletti, cioè anche se voi non vi sentite capiti, se gli altri non si mettono nei vostri panni, non importa. Il fatto che voi viviate una determinata cosa, anche se non è valutata, valorata, come si dice in italiano, se non viene dato un valore dagli altri, voi lo date ed è sufficiente, basta quello. Se a me dà fastidio la cosa A e magari alle 10 persone con cui parlo a nessuna di loro dà fastidio, non vuol dire che io mi sbaglio e che quella cosa non mi dà fastidio, vuol dire che sono diversa dagli altri, continua a darmi fastidio la stessa cosa ed è lecito. Cioè, a me dà fastidio che, non lo so, che si mangi con la bocca piena. Magari ad altre 10 persone non dà fastidio, ma questo non vuol dire che io debba accettare che gli altri mangino con la bocca aperta, per esempio, no? È un esempio come un altro, il primo che mi è venuto. Però è valido quello che voi sentite, non cercate la convalidazione negli altri. Riprendetevi in un certo senso il vostro potere personale, quello di cui ci parla
l'imperatrice. Se siete in una relazione più o meno, la vedo un po' zoppicante, nel senso che sì, c'è questo tema della codipendenza, potreste, come dire, cedere troppo per paura di perdere l'altro, mentre non vedete che così facendo l'altro fa quello o l'altra fa quello che vuole. Siete troppo morbidi, siete troppo flessibili. Per quello che riguarda la famiglia, diciamo, intorno a voi, io per famiglia intendo famiglia di anime, quindi sono compresi gli amici, i colleghi, le persone che vivete quotidianamente, diciamo così. Non è malaccio come periodo, nel senso che le persone potrebbero ehm, cercare di aiutarvi, anche se magari non vi comprendono, però comunque ci sono presenti, sono lì per darvi per darvi il loro aiuto. E per chi avesse figli, ragazzi, sento che bisognerà usare un po' il pugno di ferro nel mese di novembre, cioè io credo che questo 4 di spade faccia proprio riferimento al carico di roba che vi siete presi, che vi ha stremato. Quindi è come se nel mese di novembre restituiste ai vari mittenti le loro responsabilità. Potrebbe essere il partner, i colleghi, i figli, i parenti, gli amici. Cioè, questo momento di isolamento che io vedo qui all'inizio è un po' come per fare il punto della situazione e si finisce con una regina di bastoni. Cioè, alla fine prenderete in mano il comando della situazione. È come ok, si apre un nuovo inizio, c'è anche un asso di coppe. Fate attenzione a quello che vi dicevo prima, a non essere troppo flessibili. Ehm, guardate, verso i figli sento che sarete duri, verso il o la partner meno, cioè è come se il pugno di ferro lo usaste a compartimenti stagni. Ragazzi, la lettura finisce comunque con un asso di coppe, quindi secondo me c'è la possibilità di qualche nuovo inizio, anche qui abbiamo un matto, un asso, quindi effettivamente c'è questo nuovo inizio, ehm, che secondo me è più un inizio come se foste dei bilancia nuovi. Cioè, ho passato questo periodo, ho vissuto tutte queste, come dire, divergenze, perché secondo me sono più divergenze. Magari in ambito romantico potreste vivere qualche litigata piuttosto che divergenza. Però comunque, nonostante tutto, ragazzi, riuscirete a gestire al meglio la situazione. Vi frega un po' questo 5 di pentacoli, che è sempre una carta che ha paura della carenza, no? Quindi fate attenzione alle scelte che fate, cercate di farle perché le volete fare e non per paura di rimanere senza soldi, paura di rimanere da soli, paura di non essere riconosciuti e via dicendo. Mm? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Là. Allora, armonia, il ribelle, bellissima questa carta, integrazione che è la temperanza che avevate già qui, maturità, rinascita e la fonte. Ve le sposto un po' perché se no non le vedete. Qui, guardate, ve le leggo proprio come le ho messe, 3 e 3. Armonia, il ribelle e integrazione. Se volete l'armonia, create le vostre regole in modo da guarire. Tenete presente che in questo caso io la temperanza la sento come una carta di mediazione. Il ribelle, che è l'imperatore, lo sento molto collegato a questo re di spade, ed è un po' come se per ritrovare, se vogliamo, l'armonia si debbano mettere regole nuove. E poi le 3 frasi sotto abbiamo maturità, rinascita e la fonte. Ve le metto di qua.
È come se le cose fossero mature per iniziare qualche cosa di nuovo. Questo è un asso di bastoni, quindi un altro asso. E questa qui è il 10 di spade, quindi i tempi sono maturi per lasciarvi indietro certi comportamenti e per ricominciare un nuovo modo di agire. Tenete presente che con l'asso di bastoni si può parlare anche di nuove relazioni intime. Andiamo a vedere un altro oracolo. Scambiarsi doni, carta numero 27, è una carta bellissima, è un po' come dire che bisogna prima dare per avere, però è il come ci possiamo arricchire l'uno all'altra, cosa possiamo darci per farci sentire più ricchi, se vogliamo. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn, perché io adoro queste carte, lasciano sempre un sacco di messaggi, molto belli e ispiratori. Sii consapevole di quanto siamo vicini, resta in silenzio e ascolta. Se sei continuamente irrequieto, sempre di corsa, ti dimentichi di ascoltare e poi ti chiedi perché niente va per il verso giusto, perché non ti senti in pace. Mettimi al primo posto in ogni cosa. Il tempo trascorso in silenzio non è mai tempo perso. Sintonizzati su di me, fonte di ogni creazione, e lascia che la mia creatività fluisca attraverso di te e sia te. La tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito vengono di nuovo rianimati quando sei consapevole della mia presenza dentro di te. Io sono la tua fonte, la fonte di ogni forma di vita, di ogni cosa creata. Io sono luce, io sono amore, io sono dentro di te. C'è un mantra che io recito spesso: io sono luce, io sono pace, io sono amore. E è un mantra che serve per, come dire, sì, innalzare le vibrazioni e ripulire anche un po' il campo energetico. Inoltrati in nuovi regni, spezza tutti i vecchi modelli, qualsiasi cosa ti costringa e ostacoli. Guardate, poi il ribelle spezza le regole. In questo mazzo è bellissimo perché fa vedere la catena che si rompe. La vita infinita non può essere circoscritta all'interno di un concetto ristretto e l'amore infinito non può venire confinato in una sola relazione. Oh, wow! Presi coscienza del chiasso intorno a me, ma poi il rumore cessò, sostituito da una grande quiete. Nel silenzio potevo sentire come un indistinto ticchettio di orologio. Ascoltavo con molta attenzione e nel frattempo il suono divenne più chiaro e più forte. Udii queste parole: io sono sempre qui, ma a meno che tu non prenda coscienza di me e della mia divina presenza, non potrai udire la mia voce. Calma quindi quanto è all'esterno per udire quanto è all'interno. C'è un messaggio doppio qui, ragazzi, è come se aveste bisogno di risintonizzarvi con voi stessi, con il vostro sé interiore, col vostro sé superiore, col bambino interiore, cioè come se aveste bisogno di connettervi un po' di più con voi stessi. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, hype, condividete il video o iscrivetevi e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati e rinunciare a una pizza al mese, ragazzi, per iniziare il vostro lavoro di trasformazione interna, perché nella sezione degli abbonati tratto argomenti di metafisica, di metamedicina, che è la psicosomatica delle malattie, e appunto ci sono anche le credenze limitanti divise per settore: amore, lavoro, soldi, cioè perché non riuscite mai a attirare soldi, oppure li attirate e non riuscite a tenerli. Lo scoprite lavorando sulle credenze limitanti.
Comunque, se siete curiosi, potete andare nelle playlist con le copertine lilla e date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!